Buongiorno a tutti, buon sabato. Spero che questi giorni sempre così particolari che stiamo vivendo tutti vi trovino bene e vi trovino rilassati, tranquilli e senza problemi, insomma, per quello che si possa essere. Vi prego di avere ancora un po' di tranquillità, un po' di rilassamento, un po' di pazienza, perché prima o poi, scusate, ho toccato il computer, prima o poi tutto questo passerà, quindi abbiate pazienza e sappiate che tutto questo doveva arrivare, cioè non date inutili colpe a persone che vi possono sembrare i colpevoli, no? Insomma, è normale che politicamente e tutto si è portati a dare le colpe a delle persone che o sono al governo o hanno fatto quello che hanno fatto. Ma per questo che faccio questa trasmissione, questo incontro, che ha un titolo un po' particolare. Il destino che noi pensiamo nostro, è nostro veramente? Beh, so benissimo che è qualcosa che se ben capito potrebbe portare a un senso di libertà o se ben capito o se non ben capito un senso di soffocamento. Ma spero che voi lo capiate bene, perché il mio intento è far comprendere una delle conoscenze più alte che ci sono nella sapienza ermetica e quindi nella scienza ammonia. Cosa ne dice la scienza ammonia? Cioè, questo destino, il destino che noi viviamo tutti i giorni, il destino che ci hanno detto che è nostro, il destino che hanno detto che è assolutamente imprescindibile e che noi paghiamo, è nostro, cioè è colpa nostra. Qui entra anche il senso del karma, il senso del fatum, per poter capire quello che soffriamo o se abbiamo fortuna, se è nostro o meno questo destino. Beh, se noi dobbiamo attenerci, cioè parlerò in maniera molto semplice, quindi non andrò a toccare dei temi di astrologia ermetica alta oppure di astrologia stellare antica, o non andrò a toccare l'ermetismo puro, perché penso che non tutti avranno quella capacità, perché non perché siete stupidi, perché magari non lo conoscete, e quindi parlerò molto semplice. Però sappiate che tutto questo è legato a teorie e pratiche che sono da lunghi anni, da lunghi millenni, trasmessi da maestro a discepolo. Va da sé che certamente voi potete dire, vabbè, si può trasmettere qualsiasi cosa, ma non è detto che sia vera. Ma c'è un'altra cosa. Se qualcosa non è vera, non dura millenni. Cioè, se una cosa non è reale, se ne va presto. Cioè, se non è vero ciò che accade, se non è vero che viene trasmesso una disciplina e una tecnica e una conoscenza che sia vera, cioè che funziona, finisce, no? Cioè non ci si può, per quanto si può rimanere, diciamo, sospesi sul fatto di mentire su qualcosa, poco, non è possibile farlo molto a lungo. E quindi ecco che tutto ciò che noi dobbiamo andare a vedere nel passato, cioè ciò che noi attualmente leggiamo, studiamo, anche le cose che vi vengo a dire o che dicono gli altri, andate a fare la prova del passato per quanto riguarda le cose che la scienza ammonia traduce e dice sono poco rintracciabili, ma potete andare a studiare la scienza ermetica, c'è studiare Plotino, come spesso ho detto, Platone, Porfirio, e studiare tutta la scienza, tutta la religione e sapienza egizia, sumera, caldaica, poi ebraica, cristiana, quindi si vanno a trovare le stesse cose sotto termini differenti.
Tra l'altro, a proposito della scienza ebraica, caldaica, eccetera, parlerò presto dei 10 comandamenti, ma non come il catechismo, cioè non farò il catechismo assolutamente, parlerò dei 10 comandamenti nelle due accezioni, sia ebraica che cristiana, ma derivano dall'Egitto e prima ancora dalla caldaica, e andremo a vedere il vero significato dei 10 comandamenti, che hanno a che fare con le 10 stazioni dell'albero cabalistico, ossia l'albero di vita, che poi è diventato cabalistico, ma hanno anche a che fare con 10 tecniche alchemico-magiche che devono essere fatte per liberarsi. Infatti si dice, no? Seguite i 10 comandamenti e sarete liberi e andrete in paradiso. Vabbè, ok, ma in realtà vogliono dire altro, no? Vogliono dire è diverso, cioè non uccidere, sì d'accordo, non uccidere le persone, ok, ma e qui entra il fatto, ma è il nostro destino, ecco, che si andranno a collegarsi a questo che sto dicendo adesso. Bene, presto, sia per voi, sia poi gli approfondimenti saranno sempre per abbonati, quindi quello che volevo dire a voi, e non è per fare un dispetto a voi di YouTube, per carità di Dio, perché darò tante altre cose, voglio dire, però cioè, io parlerò di questi temi e poi andremo ad affrontare qualcosa di più profondo, qualcosa di più pratico anche nel sito www.academymra.com per coloro che hanno deciso di fare l'abbonamento, che è di 3 milioni di euro al mese, cioè ossia 3,90 euro, voglio dire. Quindi non è che vi stiamo a togliere i soldi per mantenere il sito stesso, oppure 39 euro all'anno, abbonandoci 2 anni, cioè 2 mesi, quindi con 39 euro comprate 2 pacchetti di sigarette, 3 pacchetti di sigarette, no? Oppure tabacco da pipa, neanche 2 pizze vai a pagare, cioè, se devi andare, quindi vuol dire se invece lì è per un anno, però date la possibilità a me di poterlo tenere su, questo il periodo è quello che è. E quindi per coloro che faranno questo e anche per coloro che ancora non lo sanno, le tematiche poi di approfondimento, quindi qualche tecnica, approfondimento maggiore, spiegazioni diverse, saranno appunto per coloro che hanno sottoscritto questo abbonamento di sostenimento al sito e avranno il loro spazio, perché lì siamo come in un salotto, no? Qui possiamo dire quello che possiamo dire, non è il nostro YouTube, lì è nostro. Lì possiamo dire quello che vogliamo, possiamo parlare come vogliamo, nessuno ci può chiudere, nessuno ci può censurare e posso dire cose che qui non ho mai detto, come già se andate a vedere con le prime 2 trasmissioni, sono cose che qui non si possono dire. No, cioè, attenzione, parlando di cose né scandalose né di chissà che cosa, cioè di qualsiasi, però cose che devono essere date a persone che mostrano veramente un interesse, non soltanto star lì a vedere, ah sì, interessante, Villanova, vanno avanti, vanno a guardare poi, che ne so, il video della paura, per dire, no? Oppure come ci sono, i video degli scherzi. Ma chi è veramente interessato sa che dopo questo discorso, sempre quando farò un discorso su YouTube, poi andrò a fare gli approfondimenti, cioè questa stessa trasmissione sarà, ormai tutti dicono pillola da quando ho cominciato io 7 anni fa, sarà anche sul sito, però in più ci sarà l'approfondimento e qualche tecnica, delle aperture maggiori per luce maggiore. È un dispetto? No, non è un dispetto. Non si può dare tutto a tutti, chi vuole la conoscenza deve venire a bussare. Il sito è, se volete bussare, www.academymra.com, oppure potete scrivere a info@academymra.com. Tenete presente che da qui poi verrà fatto un ritiro sulle tecniche per la liberazione dal destino, quindi ne parleremo presto e lo saprete, quindi state attenti, ok? Il destino è nostro? No. Perché? Perché noi nasciamo in una famiglia e noi quindi, secondo la scienza più alta, ma non solo ermetica, neanche ammonia soltanto, quindi di tutto, quindi la scienza perenne, l'essere è libero da ogni qualsivoglia destino, quindi è assolutamente libero, non sottoposto a nessun destino. Quindi se mediante la via iniziatica l'essere
entra dentro questo ordine di idee e incontra la sua vera realtà, si rende conto che non è sotto nessun destino, è completamente libero, perché egli è assimilabile a Dio, perché è il figlio di Dio, è fatto come Dio, è creato come Dio, è l'unico creato a sua immagine e somiglianza. Voglia significare ciò che vuole significare. Nemmeno gli angeli lo sono, nemmeno i diavoli, nemmeno Lucifero, nemmeno Satana, nemmeno, come parlate, oppure, cioè, o Arimane, o tutte le persone, oppure tutti gli dei dei vari Pantheon. L'uomo lo è. Quindi è libero, perché è della stessa sostanza del Padre, lo disse Cristo, no? Io e il Padre siamo un'unica cosa, indicava ciò che c'è dentro di me, o dentro gli uomini, e ciò che c'è all'esterno, diciamo così, o nell'infinito, è la stessa cosa. Quindi l'uomo è libero. Ma allora questo destino, questo karma, questo fatum, questo è inquadrato nel mondo della necessità, che è nella cosiddetta cupola a livello di ciò che osserviamo come mondo stellare planetario, della caduta direttamente all'interno di esso e quindi sul piano denso terrestre. In quel caso che cosa succede? Esistono tanti destini. Facciamo un esempio. Io nasco ricco, non ho nessun problema, godo della ricchezza dei miei genitori, godo del destino dei miei genitori, godo della casa, godo delle auto, godo dei viaggi, una vita stupenda, no? Ok, sembra, però ci sono altre cose, però mettiamo questa cosa qui del denaro. È il destino mio? No, la mia essenza eterna, assoluta, si è incarnata. Vedremo perché e come in questa linea di sangue, e quindi io faccio parte di quel destino. Però magari questa linea di sangue poi ha delle malattie. Per esempio, andiamo a vedere le varie dinastie. Se vediamo la dinastia Kennedy, la maggior parte muoiono di incidenti o uccisi, vabbè, ma muoiono. È successo anche agli Agnelli, no? È successo a tante altre famiglie. Voglio dire, quindi ci sono altre cose, quindi si condivide. Quindi il destino nostro è dato dal sangue che noi riceviamo. Per questo che è molto importante il sangue nell'alchimia, nella magia, nelle discendenze e nel liberarsi dal destino. Quindi nel nostro sangue noi troviamo il sangue dei nonni, degli avi, dei genitori e quindi il loro destino. Cioè, noi siamo nati in una corrente, come se ci svegliamo in un fiume e dobbiamo nuotare. Cioè, dice, oh, ma che ci sto a fare qui? Come? Che sto a fare qui? E sei costretto a nuotare. Non lo sai. Perché? Perché l'individuo, l'individualità, una volta che nasce, vive, muore. Cioè non è più la stessa individualità. Cioè vive, crea della esperienza in seno alla nascita e al ceppo natale di cui fa parte, la mette nel ceppo natale e più in grande anche nella comunità e viceversa, e poi se ne va. Cioè l'intelligenza assoluta libera, divina, non soffrendo destino, va via e rimane l'individualità. Riccardo Villanova, uno ce n'è, così come ce n'è di voi, uno. Finita quell'esperienza, quella è l'esperienza di Riccardo Villanova, punto. Ma io ho sofferto il destino di mia madre, di mio padre e dei miei nonni. Malattie, situazioni, malattie non ce n'ho, vabbè, però per dire, no, possibili. Cose, Se io mi sto occupando di questo e ho fatto questo è perché Riccardo Villanova ha tenuto una coscienza un po' maggiore quando fu individualità. Ecco la costruzione dell'anima. Che cos'è la costruzione dell'anima? La costruzione dell'anima è un essere che entra nell'individualità e ha la capacità di renderla eterna, immortale direi, perché eterna siamo tutti, immortali, invece di finirla, rimane quella. Ok? Questa è la grande conoscenza alchemico-magica della magia trasmutatoria, dell'alchimia del metodo completo, della scienza ammonica.
Quindi ecco che succede? Succede che un essere siffatto può mettere un blocco a quella linea fatale di destino. Tant'è vero che per questo che un sapiente, un mago, un alchimista, un grande yogi, un santo può bruciare il destino di una persona, perché altrimenti non potrebbe, perché lui ne è libero dal destino e quindi, non essendo il destino della persona ma della matrice in cui è nato, lo può estinguere. Se fosse della persona individuale responsabile che nell'immaginario diciamo popolare salta di corpo in corpo, quello lo fanno, ma lo fanno coloro che hanno coagulato l'anima. Perché l'anima, così come è presa dalla gente non molto avanzata, è come quella dei cani, come quella dei gatti, come quella dei ramarri, come quella delle api. Cioè è un'energia infinita che viene dalla vita alle api, ai ramarri, ai cani, ai gatti, ai pesci, ai moscerini, e poi se ne va quando finisce il destino, che c'è la morte. Però la conoscenza superiore data all'essere umano è che è possibile coagulare questo e quindi sfuggire, oppure è possibile liberare distruggendo il destino degli altri. Ramana Maharshi, per non andare troppo lontano, per parlare di una persona conosciuta da tutti, ma anche, cioè non posso parlare di persone che non conoscete in Occidente perché per via delle persecuzioni sono tutti zitti, tranne i deficienti, perché troppi deficienti dicono queste cose. Però questo essere grande, che non era né di Oriente né di Occidente, ma era una persona come noi, voglio dire, quindi una persona che ha dato a tutti, quando le persone stavano morendo metteva una mano in testa, una mano sul cuore, la parte destra, centrale, e rimaneva lì finché non, o prima che espirava o dopo, e diceva sì, ok, l'ho liberato. E ebbe a dire che lui vedeva come un film tutte le immagini della mente della persona, che c'è tutte le incarnazioni future che quella linea doveva fare, ma non la persona che era lì, la linea che si ripeteva a livello individuale, tac, 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 proprio, ma non cioè non da parte divina, è difficile da comprendere magari, ma quindi, e lui allora aveva il potere di fermarlo. Ma questo lo fanno anche gli alchimisti, questo lo fanno i grandi magi, questo lo fanno anche i grandi santi, che vivono su se stessi il destino dell'individuo che decidono di immortalizzare, perché tutti si è eterni. E questo è il grande vantaggio di conoscere una persona perché senza un maestro non si può fare. Spiace, sto deludendo chi c'è qui adesso che tutti sentono il maestro interiore, o non c'è bisogno di maestri, c'è tutto su internet, così siamo tutti democratici, liberi, ma senza un maestro non si può fare. Perdi la tua individualità, torni da dove sei venuto e l'individualità continua. Tu sei libero, tu sei eterno. L'eternità significa essere senza un centro assoluto di ricordo. Cioè io muoio, non ho coagulato la mia memoria, cioè non ho bevuto dall'acqua di mnemosin, dicevano gli antichi, e quindi dimentico tutto. E ne parlavo con una persona l'altro giorno, che diceva: ma come mai che non riesco a ricordare bene? Sento una sensazione che, ma non e dissi: perché hai un cervello nuovo, e quindi una mente nuova, e quindi hai soltanto la traccia, e poi sei legato alla famiglia, perché la maggior parte delle idee che avete sono della famiglia, non sono vostre. Vi sfido, anche se nella vostra famiglia adesso di madre e padre voi potreste non trovare le idee che avete in mente, andate un pochino indietro, nonni, prozii, e troverete che le idee che avete, anche le più rivoluzionarie, ce l'aveva qualcuno prima. Qualsiasi cosa.
Se vi interessate di magia, vi interessate di alchimia, vi interessate di yoga, siete comunisti, siete fascisti, siete democristiani, credete agli UFO, credete agli spiriti, siete matematici, siete prelati, quello che sia, quello è. E questo è la schiavitù, questo è il destino. Quindi che sono come dei fiumi che scorrono, ma sono eterni. Quindi che cosa succede? Quando due individui si uniscono, in quell'istante creano una forza magnetica di turbinio, per questo le anime superiori, i cosiddetti angeli, si tengono ben lontani dalla materia. Quando uno dice ho visto in sogno l'arcangelo Gabriele, ho visto un angelo, allora io dico ok, benissimo, lo osservo come vive, cosa pensa, cosa fa e vedo il suo distacco dalla materia o meno. Se non è distaccato, angeli non ce n'ha, c'è uno che parla solo di angeli su YouTube. Ma vedete come vive e vedrete che non parla di angeli, parla di quelle che sono chiamate le simili nature, cioè esseri che vibrano sulla stessa lunghezza d'onda emotiva e di desiderio di chi ne parla. Quelli appaiono. Io facevo spesso come si dice, il l'esempio di se io mi devono allacciare la luce e telefono alla compagnia elettrica, non mi risponde certamente il capo della compagnia elettrica, mi risponde il primo poveraccio che hanno messo lì come schiavo per rispondere, e quindi poi ci metti il tempo che ci mette. Se telefonava Agnelli, mica telefonava alla compagnia elettrica, telefonava all'amico che era il responsabile della compagnia elettrica, neanche nel pomeriggio gli mettevano le cose. Perché? Perché Agnelli sarebbe, come per dire, all'epoca facevo questo esempio, come se fosse la persona che è molto puro dentro, cioè è staccato dalla materia, quindi può mettersi in contatto con le sfere alte. Io no, io sono il corrispondente di una persona comune come voi che deve fare la domanda e deve aspettare, no? Similis cum similibus, e quindi i simili nature. Quindi ecco che due esseri che si uniscono fanno questo vortice di cui le anime pure, ripeto, sono terrorizzate, ci stanno ben lontane dalla Terra, ma ci sono altre tipologie di anime, no? Lo vediamo sulla Terra. Basta osservare quanto sono rari. Cioè, le persone che sono veramente alte, prima di venire, cioè, a livello interiore, che sono staccati dalla materia, vedete che sono delle persone che sono brave per l'umanità, credetemi, prima di incarnarsi, penso che li prendono a calci nel culo, vatti ad incarnare, dai, devi dare un aiuto, e no, non ci voglio andare, e boom, un calcio, e dai, e boom, un altro calcio nel sedere, e boom, perché onestamente è accettare un destino ben gramo, perché entri poi in una linearità di destino che è come una scarica di corrente elettrica da 2 milioni di volt, la devi reggere. Potrebbe anche farti sballare. Ecco che si diventa, come si dice, schiavi. Quindi non immaginate che questo destino sia vostro, voi non siete responsabili di nulla. Prima di voi qualcuno c'è stato che ha fatto qualcosa e adesso voi, scendendo puri dall'alto, cioè dalla parte eterna, perché sono due parti, no? Una eterna, una non eterna, una fissa, una mobile, no? Una esente da morte, l'altra di morte, quindi scendendo giù prendi nell'istante del rapporto sessuale e poi dopo 3 mesi nel cesso dell'anima quello che è per destino deve essere fatto. Quindi non c'entri niente, tu sei soltanto il principio animatore. Come dire, ho creato un robot, è destinato a fare questo, questo e questo, ok, e mo come gli diamo? Allora tu sei l'elettricità. Senza l'elettricità il robot non funziona, non si mette in moto niente. Tu sei solo quello, non sei altro. Il problema è che tu pensi che sia altro, vabbè, ma questo è un altro discorso. Ma il destino non è tuo, perché quel robot l'ha fatto qualcuno e l'ha creato in una certa maniera, quindi farà solo alcune cose e non altre. Quindi è colpa sua? No, e di chi l'ha fatto prima, e quindi di chi hanno fatto. Quindi questi due, in alchimia si vede il simbolo del sale, no? Che è un cerchio con
una riga orizzontale al centro, sopra indica la parte divina dell'essere, sotto la parte mortale che cambia continuamente. Questa parte mortale cambia continuamente, ma ha un filo logico, si può dire, eterno anche quello, che sono le varie reincarnazioni, o metempsicosi. Attenzione che la metempsicosi è diversa della reincarnazione, bene o male la facciamo tutti. La metempsicosi è già il fatto di un'anima che è stata coagulata, psiche, e che con ricordo passa per volontà, da un corpo a un altro, cioè da una incarnazione a un'altra incarnazione. Fantascienza? No, non è fantascienza. Sono cose reali. Se leggete per esempio un libro, non so se è ancora trovabile, La mia vita con il diavolo della MEB di un certo di un autore, ma ci sono anche altre, per esempio c'è anche altri, parla proprio questo qui che era un esorcista di un'esperienza di aver incontrato uno di questi. Perché questa metempsicosi si può fare sia in maniera positiva, cioè non è che devi essere fossa santo per farlo. Il fatto è coagulare il corpo lunare, l'anima, quindi puoi coagularlo sia in una maniera sia in un'altra. Le regole, cioè la via è la stessa, sono le tecniche che cambiano. Di questo ne discuteremo nella parte privata, quindi su www.academymra.com sul sito, quindi nella parte per abbonati, però già ve lo sto dicendo, è così. Ci sono tante prove, ovunque, si può, mettetevi a leggere, a studiare, vedrete. Quindi il destino non è vostro. Se voi avete quel desiderio che non riuscite a dominare, è perché non è vostro. Una cosa vostra la dominate. La mano la dominate perché è vostra, finché funziona. Quando qualcosa non riuscite a dominarla, è perché non è vostra. La mente non la dominate perché non è vostra, è stata data. Tra l'altro anche andremo a parlare del destino legato anche ai cosiddetti tarocchi, che abbiamo parlato ieri, alle 78 carte e guarda caso ai 78 organi principali del corpo umano. Ieri non l'ho voluto dire, però perché sono 78 le carte? Perché 78 sono gli organi principali del corpo umano. E non è che ogni carta corrisponde a un organo, e quindi ogni carta indica come andare a liberarsi, perché ogni organo è un'energia particolare, che poi aumentano tutti i vari organi, si arriva, guarda caso, sui 360, 315, 60, poi si arriva quasi a un giro di sole, ma questo sempre quando faremo il ritiro andrò a dirlo, a spiegarlo e ne parlerò però pure per abbonati su AcademyMRA. Ma già lo dovete sapere, perché esistono queste cose. E quei tarocchi cominciano a venire fuori. Ecco che si comincia a vedere la vera scienza antica, non le cazzate che sono dette da prendere sui libri dei tarocchi, cose varie, sulla scienza, sull'ermetismo, tutte cavolate. Sapete, la controiniziazione ha fatto delle cose, delle distruzioni assurde, meno male che qualcosa ancora è rimasto, ve la sto dicendo. Questo è. Tra l'altro quello che vi dico è difficile che lo trovate da altre parti, come questa sui tarocchi, difficile che l'andate a trovare, no, anzi non c'è, perché è pura, perché è conoscenza mai messa fuori e che io sto dando da anni e che continuo a darla su AcademyMRA per gli abbonati e per chi vuole venire, ma anche su chi fa le scuole, chi fa i ritiri, chi fa i seminari, quindi chi è interessato veramente. Cioè, qui non si tratta di spettacolare, ecco perché le cose sono anche a pagamento, perché se sei veramente interessato paghi, altrimenti io perdo il tempo con 3.000 persone. Infatti nel sito gratis c'erano 700 persone, ora ce ne sono soltanto 100, 110, bene, però almeno posso contattare tutte le persone, parliamo, sono i veri interessati. Non mi interessa, io non sono qui per spettacolare, per parlare, per chattare, non mi scrivete, io non chatto, io rispondo solo a chi fa veramente delle cose serie, che vuole fare una via seria, allora io parlo e anche lì non chatto, mi fai la domanda, ti rispondo, non chatto. Quindi io non perdo tempo, non ho tempo da perdere e non dovreste averle neanche voi il tempo, perché il vostro destino, dato dagli altri, vi incalza.
Ecco i colpi del destino, i problemi, malattie che non c'entrano con voi. Voi non ve lo siete meritato. Ma immaginate, perché vi trovate qui nati senza un ricordo? Oppure se c'è qualche immagine, qualche ricordo, non è vostro. Oppure ci può essere se è vostro se avete fatto un certo tipo di lavoro. Ma perché siete qui senza ricordare? Perché se voi sapeste veramente dove stavate andando, non ci andreste. Voi siete la forza animatrice del tutto, siete la forza motrice, siete il carbone che accende il fuoco, siete l'elettricità. Quindi, diciamo, poi vi legate a questa forma perché per ignoranza, non perché siete scemi, per non sapere, perché non vi viene spiegato, e quindi soffrite. E morite, magari c'è gente che ha sofferto le pene dell'inferno e non c'entra niente, perché l'ha fatto, sta pagando il destino della sua famiglia, che continuerà, a meno che non c'è uno che lo blocca, che lo ferma. Allora quella linea è estinta. Ecco perché ho detto spesso a chi fa i corsi, guardate che l'essere umano, se giunge alla massima illuminazione, estingue quella linea familiare e la linea familiare. Perché? Perché è come se dall'ignoranza, dal buio, si accende una luce. E quindi è una cosa particolare, ma andremo a parlarne più approfonditamente appunto su www.academymra.com per gli abbonati. Però qui dovete saperlo, quindi tutto ciò che sono tarocchi, tecniche, conoscenze magiche, conoscenze alchemiche, tutto ciò che attualmente è crollato sotto ciò che è chiamato New Age, cioè i cristalli, i profumi, no? Ci sono tanta gente che dice vieni, ti faccio star bene con i cristalli, te lo metto addosso, no, sono cosette così. È tutto un crollo di una scienza antica. Non perdete tempo. Cioè, ci sono cose che veramente stanno incalzando il vostro destino, quindi non è vostro, è della vostra famiglia, è di qualcuno prima, è degli incroci che sono stati fatti dalla vostra famiglia. Ecco perché ognuno dovrebbe avere almeno un albero genealogico. Se quando farò il ritiro di cui parleremo come tecniche per liberarsi dal destino non nostro, allora lì sarebbe auspicabile avere un piccolo albero genealogico per capire almeno gli incroci e prima di fare questo andare a vedere chi sono le famiglie che si sono incrociati e vedere almeno fino alla seconda, terza generazione che cosa stanno facendo adesso. Perché se per caso anticamente vi siete incrociati con una famiglia di prelati o di preti o di delinquenti o di, che ne so, di banchieri o di avidi o di puliti ce l'avete dentro, quindi verrà fuori. E quindi poi queste cose vengono a scontrarsi, cioè il destino di una linea incontra un'altra linea, si scontrano e la persona sta male. Ecco i tabù. Uno dice perché io devo soffrire attacchi di panico? Non ho mai fatto nulla. Non è mai successo. Uno si dice ma ci sono c'è i traumi, le cose. Perché è successo? Perché a me? Perché a me? Perché è successo? Quindi quello si va a vedere nel grafico esposto planetario e stellare che noi andremo a vedere poi più avanti e che andremo a studiare per andare a agire. E il grafico tarotico, ma non tarotico a livello di la maga delle stelle, fai i tarocchi, ti dirò, no, a livello dei 78 organi che sono nel corpo principali, ognuno per ogni carta, e che vanno a spiegare, secondo le posizioni planetarie, stellari, numerali, cicliche, eccetera, eccetera, come stanno le cose. Ecco le malattie, organi non danno solo malattie, danno anche il moto del carattere. Un cuore molto acceso dà molta espansività e arte, delle valenze per quanto riguarda l'organo del cervello, molta razionalità, a volte c'è grettezza e cose varie, così tutto. Ma quindi andiamo a vedere quali sono questi affluenti. Immaginatevi voi che siete un mare e
tutte queste cose, i destini degli altri, sono fiumi che affluiscono a voi e vi portano tutto. E voi siete qui, dice perché sono nato? Non vi siete mai chiesti? Ma perché sono nato qua? Perché sono nato in quella famiglia? Ma chi l'ha chiesto? E infatti, il destino deriva dal sangue. La scienza alchemico-magica, trasmutatoria, deprogrammativa della scienza ammonia porta a eliminare, purificare, elevare, sollevare fino a vedere se stessi che si è esenti dal destino, e a quel punto che accade? Lasci andare il destino per fatti suoi, cioè Riccardo Villanova lo lasci andare, va verso il suo destino, ma tu che hai realizzato di essere altro, sei libero, torni ad essere ciò che eri, una divinità. È chiaro che tutto questo esiste perché è il mondo della dualità e questo è eterno. È inutile dire arriverà il tempo del giudizio dove tutti saranno chiamati in cielo, e indica un'altra cosa. Questa indica un'altra cosa, significati di pratiche antiche. Il mondo non finisce mai, il mondo è eterno, non ha né inizio né fine, così come è eterna la coscienza dell'assoluto divino di cui facciamo parte, è eterna, non ha né inizio né fine. Quindi immaginate questo mondo come degli scoppi energetici di manifestazione dell'essere assoluto, è come il sole, lui c'è, quello che fa e che accade, lui emana energia e quello che succede è che nasce tutto. Ma lui mica lo vuole, non lo vuole nemmeno. E questo che fa? Emana raggi e tutti questi raggi, e lo vedremo, si incrociano tra di loro e creano i destini, le genealogie e cose varie. Infatti tutto è legato ai raggi. Ne parleremo andando domani, penso domani, se non ci riuscirò domani, dopodomani massimo, andando ad approfondire questo per soli abbonati sul sito, ma anche poi andremo avanti a parlarne nel ritiro che faremo. I raggi che partano da ogni cosa, compresi voi stessi, facciamo un esempio. Una persona è un emanatore di raggi, emanando questi raggi ogni cosa emana raggi, e a secondo la tipologia di raggi che emana lui o quelli che incontra si lega in certe cose e determina il destino. Ma questo non c'entra niente, cioè con ciò che veramente è lui quando si è incarnato, perché lui è solamente la vita reale, cioè quello che dà il movimento. Il resto è inerte. È solo perché c'è lui, cioè come io adesso. Voi pensate che questo è Riccardo Villanova, ma no. Questo è qualcosa di inerte che il vero, diciamo così, Riccardo Villanova muove, che è invisibile, perché non si vede. E così voi, quando dite quello è Giovanni, non è Giovanni. Dovreste dire quello è il corpo che io chiamo Giovanni, ma è un corpo inerte. Tutto inerte di fronte alla vita. Ecco perché questo mondo del destino chiamato il mondo della morte, perché è inerte. Se non ci sei, nulla si muove. Se dormi, nulla si muove. Se muori, nulla si muove. E questa è l'inafferrabilità ed il mistero dell'alchimia e della magia trasmutatoria. Questa essenza, diceva un grande alchimista, questo genietto che deve essere catturato e deve essere tenuto in una certa materia. È qui il mistero del Maestro, che raggiunge talmente questi livelli che poi ha la proprietà, la possibilità di trasmetterlo all'allievo o ipso facto con un tocco, o con lo sguardo, o con l'amore, oppure con oggetti, o con le lavorazioni alchemiche, o magiche, quello che sia. Quindi, questo libera dal destino. Se non fosse così, non ci sarebbero queste scienze, neanche si parlerebbe di queste scienze, perché non verrebbe neanche in mente che ci si può liberare dal destino. E ripeto ancora, non vi sentite in colpa,
non è colpa vostra se vi piace giallo invece del nero, non è colpa vostra se vi piace il cioccolato invece della vaniglia, non è colpa vostra se vi piacciono le ragazze bionde invece di nere, o gli uomini muscolosi di quelli magri, o quelli magri di quelli muscolosi, o se vi piace vivere in una città in un'altra, o se scoppiate di ira, oppure se siete capricciosi. Non è colpa vostra, voi non c'entrate niente, zero, ed è possibile liberarsene. E proprio per questo, se fossero vostre queste cose, non sarebbe possibile liberarvene. Perché se una cosa è vostra, tentate di capirmi, è solo vostra, siete voi. Quindi per liberarvene voi dovreste proprio essere distrutti. Ma non è possibile, perché l'essere assoluto non può essere mai distrutto. Quindi non è vostro, è qualcosa di copertura su di voi, come un vestito. Quindi ve ne potete liberare. Ecco perché potete liberarvi. Vedete che nella scienza Ammonia ha tutto la perfezione dell'equilibrio di ciò che è. Quindi niente è detto per credenza, ma tutto solo sempre per scienza. Domani, massimo dopodomani, farò l'approfondimento con qualche tecnica che indicherò e altre illuminazioni che darò su questo argomento molto importante, sui tarocchi, gli organi, sul destino personale, il destino genitoriale, il destino dei nonni, degli avi viene chiamato, eccetera, eccetera, delle famiglie, delle città e cose varie, su www.academymra.com per gli abbonati. Se siete interessati, andate ed abbonate. Costa 4 soldi, però potete avere tutto quello che volete, ma dimostrate anche l'interesse. Vi do un saluto, arrivederci